qualcun altro, un uomo, 900. Questo apostrofo è un vero incubo, ma per fortuna è arrivato il momento di chiarire una volta per tutte come si usa. Pronti? Iniziamo con qual è. Secondo voi, qual è la forma corretta, con o senza apostrofo? Ebbene, la forma corretta in questo caso è sempre e solo quella senza apostrofo. Mi raccomando, perché ahimè anche molti italiani commettono l'errore di utilizzare l'apostrofo con qual è, ma per favore voi non fatelo. Quindi, per esempio, scriveremo: qual è il vostro film preferito? A proposito, fatemelo sapere nei commenti. Passiamo ora a po'. Lo scriveremo con l'apostrofo o con l'accento? Con l'apostrofo, perché è una abbreviazione della parola poco. Ancora una volta, questo è un errore molto diffuso tra gli italiani che voi non dovete imitare. Quindi mi raccomando, utilizzate sempre l'apostrofo e non l'accento. Quindi scriveremo per esempio: oggi sono un po' stanca, vorrei riposarmi un po'. Chiaro, no? Altro errore molto diffuso: un uomo. Lo scriviamo con o senza apostrofo? Senza. Infatti dovete sapere che tutti i nomi maschili che cominciano per vocale e che sono preceduti dall'articolo indeterminativo un non prendono mai l'apostrofo. Quindi scriveremo anche un atto, un ordine e così via senza apostrofo. Invece, se un nome maschile che comincia per vocale è preceduto da un articolo determinativo, allora tutto regolare si prende l'apostrofo. Quindi diremo l'uomo, l'ordine, l'orologio con l'apostrofo. Un'ape. Come scriviamo invece un'ape? Con o senza apostrofo? Con l'apostrofo. Già, perché ape è un nome femminile. Quindi tutti i nomi femminili che cominciano per vocale e che sono preceduti dall'articolo indeterminativo una prendono l'apostrofo, perché appunto la A di una cade di fronte ad un'altra vocale. Quindi scriveremo anche un'isola con l'apostrofo e così via. Qualcun altro. Questo è un po' difficile. Con o senza apostrofo? Senza apostrofo. Già, perché la parola qualcuno termina con uno. Quindi si segue la stessa regola che abbiamo visto in precedenza, vale a dire quella dell'articolo indeterminativo davanti ad un nome maschile che comincia per vocale. Quindi avremo un tranquillamente e nessun apostrofo. Qualcun altro. Per lo stesso motivo scriveremo anche nessun altro senza apostrofo. Adesso vediamo 900. Questo è un po' particolare, già, perché dovete sapere che potete abbreviare tutti i secoli dal 1100 in poi omettendo il primo 1, cioè quello appunto del 1000, e sostituendolo proprio con un apostrofo davanti.
apostrofo che è davvero fondamentale per evitare confusione. Quindi, se dovete riferirvi al 1900, potete scrivere 900 preceduto dall'apostrofo. Se non mettete l'apostrofo invece, significa che vi state riferendo al Novecento. In realtà possiamo usare l'apostrofo anche davanti agli anni, ma in questo caso, per evitare equivoci, lo si usa soltanto davanti agli anni del Novecento, cioè del 1900. Quindi, per esempio, diremo sono nata nel 71, cioè sono nata nel 1971, oppure è nato nel 92, cioè è nato nel 1992. Chiaro, no? Però diremo che, per esempio, la Rivoluzione francese è scoppiata nel 1789. In questo caso, quindi, non essendo un anno del Novecento, non possiamo utilizzare l'apostrofo. Bene, per oggi la lezione finisce qui. Spero che sia stata di vostro gradimento, spero che abbiate imparato qualche regola di scrittura in più. Come sempre, se volete esercitarvi, passate dal nostro sito e provate a fare gli esercizi. Io invece vi aspetto in un prossimo video. A presto!